We are in Regnano di Casola in Lunigiana, Tuscany, to see how Marocca di Casola is made. This is an iconic bread from this part of Tuscany, one made with chestnut flour, which is typical of Lunigiana. It makes this bread one of the most unique here in Italy because of the texture and flavor that the chestnuts give to the bread. It makes it soft but not chewy. It gives it a distinct sweetness and aromas. Today we're going to meet with Fabio. He's actually the only producer making Marocca here in Lunigiana and, well, the rest of Italy and the world. And he's been making this for the past 20 odd years. And he's still churning out dozens of loaves every day. Lots of people travel from around the region to try his bread. So today it's our turn. We're gonna see how Fabio prepares the Marocca di Casola. La ricetta non è un segreto, la magia viene dagli ingredienti che ci metti dentro. Fabio is going to make two breads today, Marocca di Casola and pane di patate di Regnano, a local wheat and potato bread. La Marocca ha un valore importante, identitario per questo territorio, e fino al dopoguerra era quotidiana anche la Marocca, si faceva magari una fornata alla settimana, al sabato, per tutta la settimana, di pane e Marocca, perché c'era tanta farina di castagne. Poi dopo piano piano si è perso la cura del castagneto e si è perso anche il pane. Uno è un pane quotidiano, l'altro non lo è più, è un pane da degustazione, da antipasto, insomma è diventato questo prodotto che divulga il territorio, questa è la mia visione. For the bread he uses sourdough, wheat flour, boiled potatoes, water, yeast and salt. Comunque di solito c'è un calo del 27%, quindi 16 kg, verranno una dozzina di chili di pane cotto. Adesso lo lasciamo assorbire, vediamo se rivuole un po' d'acqua, cosa probabile. Perché il nostro grano antico non vuole tanta acqua, me ne sono accorto di recente usandolo, perché è un grano debole, ecco. Vedi, l'elasticità ne ha poca, in teoria ci sono dei pani che li tiri su fino a qua. Sì, è vero. Questa ne ha poca, però è una bella pasta. Non è... It rests on wooden boards dusted with corn flour, which prevents the dough from sticking. Questo è il grano. Allora, adesso facciamo la marocca. The marocca is made with wheat flour, chestnut flour, boiled potatoes, water, brewer's yeast, salt and finally sourdough. Poi la pasta madre invece la mettiamo dopo, durante l'impasto. Sono già 14 ore, è la pasta apposta della marocca. Questo è il lievito di birra. Questo ci vuole perché altrimenti da sola non ce la fa. Si sente proprio l'odore di... Arriva un po'. L'odore di castagne. Ha un colore molto scuro. Non sembrerebbe, vero? Dalla Sì. farina? E poi in cottura vedrai come viene scuro. E ha un'elasticità totalmente diversa. Vedi che non esiste quasi? C'è poco da fare, Ma questa è la farina di castagne o... Sì, la farina di castagne. Non ha glutine, assolutamente zero. Quindi... Fabio only makes marocca to order, since chestnut flour is limited. He grows his potatoes in the field right across from the bakery and is planning to start drying chestnuts himself. Although when I visited, it was still a work in progress.
Fabio, the baker making marocca di casola, is the last person keeping this recipe alive. Watching him work reminds me just how fragile food traditions can be. Every family has recipes that only exist in someone's memory or written in a single notebook. That's where Resimi, the sponsor of today's video, really comes handy for me. Resimi is an app that helps you preserve recipes so they don't get lost over time. You can quickly take a photo from a cookbook or handwritten page and the recipe is forever saved in one place. For me, that notebook is my mom's old recipe book here in Italy. It holds decades of my family's cooking, but since I live abroad, I don't have access to these recipes all the time. With Resimi, every time that I come back to Italy to visit my parents, I can snap a photo of the recipe book and I can take these recipes with me wherever I go. And when I want to try more international recipes that my mom will never dare to make, like this spicy curry, I can use Resimi to import recipes from Instagram, TikTok, my favorite food blogs. So all my favorites live together. You can try it for free for 2 weeks using the link in my description. Thank you so much to Resimi for sponsoring today's video and for helping keep these food traditions alive. Both doughs rise for about 1 hour. The breads ferment side by side, though Fabio decides the timing by instinct rather than recipe. Questo si fa per sviluppare un po' il pane, altrimenti essendo così con poco glutine, anche durante la cottura rimane una pagnotta molto compatta. Invece facendolo nel momento giusto, più o meno a metà della lievitazione, quando la pasta si lascia un po' schiacciare, lo si allarga, dopo lui durante la lievitazione mantiene questa forma. Con la marocca si fa subito perché lei non reggerebbe di essere schiacciata a metà lievitazione, andrebbe giù e non ritornerebbe su. Proprio perché non è molto elastico. Sì, non è la sua caratteristica, ecco. C'è un po' di tempo ancora, una mezz'oretta secondo me tra tutte e due. Quindi rimane un po' proprio la tua impronta su... Mia firma. Sì. Fabio's huge wood-fired oven is the heart of the bakery, and keeping it running is a job in itself. He uses local chestnut and oak wood to start the fire. This rugged mountainous area of northern Tuscany was once sustained by chestnut forests and small farming communities. For centuries, almost every home had its own wood-fired oven, and families baked their own bread, especially marocca di casola, out of necessity. But as people left the mountains in search of work, marocca nearly disappeared, until Fabio stepped in. After working for years in bakeries across Tuscany, he always knew he wanted to come back home, and marocca gave him the reason to. E poi c'era questo gruppo di persone che faceva la marocca, che stava chiudendo il forno e io sono subentrato, è capitato tutto perfettamente. Quindi loro mi hanno accompagnato anche per gli anni successivi. E quindi avevo 22-23 anni in questo vecchio forno che c'era qui a Casola e Lunigiana. E per 5 anni sono stato lì e poi dopo 5 anni ho detto vabbè, ma ora cosa faccio? Se voglio fare quel salto per tornare nel mio paese bisogna che prendo il coraggio, e quindi ho costruito sto forno qua. Ma io non volevo andarmene quando ero ragazzo, che vedevo che bene o male l'andazzo era quello di andarsene, perché il lavoro è fuori e qua cosa sei a fare? No, non c'è niente di fatto. Quindi qua facciamo i conti con quello che hai visto, le strade, un po' l'abbandono e poca gente, però io non lo cambierei con niente. Quindi dopo oramai, quanti anni qua? 15 che sono qui, ormai comincio a sentire storico anche questo posto, ti dico la verità. Prima era nuovo, adesso un po' la pone, un po'... Sì, sembra sempre nuovo. Sì. Come? Sembra sempre nuovo. Sembra? Sì. Gentile. Però comincia ad avere della storia mia tantissima e quindi c'ha un valore. E arriva gente, turisti, persone che vengono a scuriosare, che vengono a cercare la marocca, giustamente. Sì. E per me è una soddisfazione enorme. Tra un pochino lo riaccendiamo. Ok. Quindi
tutto un dialogo col forno a legna, è una cosa particolare. E a che temperatura è il forno? Guarda, sto buco qua era un termometro finto che c'era, un termometro relativissimo, quindi indicativamente va sui 300 gradi, poi ora è una settimana che è fermo, quindi ci vuole tempo, ho iniziato alle 11 a scaldarlo. Quindi tu da come capisci che è pronto per infornare? Esperienza, speriamo. Sì? Speriamo. Esperienza o speranza? Tutte e due le cose. Sì. Fabio then removes the coals and wipes the oven floor clean with a damp cloth. We are seeing this quickly in the edit, but this step is very hard work for Fabio. When he first opened, he would bake every night. Now he fires the oven only a few days a week to keep things sustainable. Questa pala rotta qui che era la mia preferita, poi si è rotta, adesso la uso per sollevare la polvere che rimane. Cioè va sollevata così e piano piano viene fuori. Siccome è pane con grano 23, la mia firma, diciamo, non lo sa nessuno ancora, ma è una cosa da fornai malati, e sono 2 tagli in una direzione e 3 in un altro. Sono anche 5 tagli su un pane, non sono pochi, sai? Vuol dire che la pasta madre ha fatto il suo, e, insomma, è stato fatto un buon lavoro. Poi adesso vediamo nel forno cosa combinano. Apriamo, vediamo un po'. Poi per vedere se il mattone è caldo si butta un po' di farina di gran turco. A seconda di quanto impiega a bruciare si capisce quanto è caldo, se è caldo, se... Vedi che viene già scuro? Sì, sì. È bello caldo sto forno, cavolo. Un po' paura che sia troppo. Via, andiamo avanti. Gonfiano già in fretta perché il forno è caldo, loro stanno alzando parecchio in fretta. Di solito questo lavoro qua di alzarsi lo fanno con un pochino più calma. Allora poi mettiamo la marocca. Due. The breads bake for about 1 hour, although that depends on the oven temperature. Here's how they look after 10 minutes. Ah, Sì, è decisamente caldo. incredibile. Sì, sì, sì. Però così a occhio dopo 10 minuti, adesso ne tiriamo fuori uno da laggiù, vediamo. C'è già un bel colorino, eh. La marocca tiriamo fuori anche, che forse è un po' più scuro. Una delle prime. Questo qua. Nel mezzo. E non è pronto? No, non è perché è ancora crudo, ma cioè, col colore è a sufficienza. È il suo colore, cioè, Sì. non ne deve credere di più. Mettiamolo davanti, cuociono meno.
Questo colore scuro è proprio il forno a legna sì, e Hanno una piccola farina, bronzatura di troppo in realtà, ma piccolissima bronzatura. Today, Fabio made 28 large and 10 small Marocca loaves. Let's try one with some honey, chestnut honey, of course. Già è calda, quindi si sbriciola a maggior ragione. Beh, si vede che è morbida però Sì, dentro, no, guarda, wow. spettacolare. Sembra un dolce. Sì, ma davvero. Poi si rapprende e dopo si taglia sicuramente meglio. Quindi tu consigli di mangiarla da fredda? Così è super fresca, sicuramente è un piacere, però ecco, tiepida o comunque fredda. Le cose belle della vita, no? Sole, roba buona. Buonissima. Proprio un'ode alle castagne, praticamente. Non si sente? È Con questo dolce? miele qua sì. Sì, però ha una dolcezza, vabbè che c'è il miele anche su. Sì, ma poi è Sì. cioè un dolce strano, perché castagna, ma essendoci anche il grano, sì, è un Sì, sì, equilibrio sì. particolare. Quindi è la Marocca di casola, cioè così, c'è niente vero. da fare. Non tutte le castagne sono adatte a diventare farina, invece le nostre qui della Lunigiana e Garfagnana assolutamente sì. Ottima colazione. Per questo clima Sono le varietà, chiuse tra le montagne, diciamo. chi lo sa. Sono tante varietà, ce ne sono 2 o 3 Sì. più specifiche. Sono sempre state coltivate, adesso a parte l'abbandono che c'è, però sono state anche ben coltivate, quindi hanno prodotto poi negli anni questa caratteristica di diventare ottima farina. Wow, sì, ma davvero ottimo perché è morbido, c'è questa mollica veramente, cioè, invitante che ha assorbito tutto il miele. Sì, poi quindi col non si miele- rompe, figurati. Sì, però non si rompe. No? E considera vabbè, la fragilità adesso della Marocca appena sfornata così, però io la propongo sempre per colazione perché non si rompe, ci penetra dentro, viene un capolavoro. Un castagno, acacia, può essere il miele. E anche la crosta è bruciata, ma non è dura. Wow. No dai, venute bene, dai, promosse. Con cos'altro si mangia? Allora, dal dolce al salato, miele, marmellate, dicevo, salumi e formaggi in genere, lardo di colonnata tra i salumi, prosciutto, pancetta, ci sta molto bene, un'ottima base per qualsiasi abbinamento. Beh, Spettacolare. non smettere mai. No, andiamo avanti, Sì, sì, sì. finché ce la faccio. Well, that was such a unique experience. I wish I could put into words how good this bread tastes, but I'm not sure I can. You have to come here and try it for yourself. It is sweet, but it doesn't have the sweetness of sugar. It has the sweetness of. It's not even the sweetness of nuts. It's really unique, and the texture is amazing. It is not. It is soft, but not chewy and not flaky. Thank you so much for following me along Lunigiana to discover the lost breads of Tuscany. I hope you have enjoyed this journey. I have learned so much along the way, and I hope you have inspired you to, yes, of course, get curious about the breads here, but also see what's around you. Are there any lost breads of blank, wherever you come from, or are there other products that are made only by 1 or 2 people and that you really want to support and preserve? This is the aim of this channel, is to give light to these products, but hopefully not make them so popular that mass tourism destroys them like it happened with others. So I encourage you to cherish all these small producers because they need our support to survive and to keep telling their stories. It's the story of humanity after all, and it would be a shame to lose it in favor of,
everybody just eating the same things. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye bye.